E benvenuti in questo nuovo video. È arrivata finalmente la vittoria, ci dà un po' di respiro perché erano 3 giornate che non arrivava appunto la vittoria per una squadra che deve, secondo tutti, un po' lottare per il vertice. Era pesante anche per noi da commentare. Fidatevi, è arrivata una vittoria. Comunque effettivamente poi, leggendo appunto i vostri commenti, cosa che di cui andremo a rispondere oggi, molti insomma non sono del tutto soddisfatti della prestazione in ogni caso, vedono dei difetti che mancano, soprattutto bisogna dire in fase offensiva, e infatti oggi, spoiler, parleremo principalmente solo di quello, ecco. Parleremo principalmente solo di quello perché andremo anche un po', cercheremo di ridurre un po' il minutaggio di questo video. Sto già perdendo tempo comunque a dirvelo, però cerco di andare sintetico in maniera tale che sia un po' più, il video sia un po' più fruibile per tutti, ecco, perché immagino che 31 minuti di noi che parliamo possono a qualcuno rompere un po' i cosiddetti, ecco, quindi ci sta, cerchiamo un po' di ridurre così che sia un po' più appetibile per tutti. Prima di cominciare, come sempre, vi chiediamo il like, l'iscrizione, di abbonarvi per vedere le pagelle che abbiamo fatto, e gli abbonati già sanno tutto, e lì abbiamo parlato principalmente più dei singoli. Qua andiamo a sviscerare un po' la situazione generale di cosa non ha funzionato nel reparto offensivo e tutto il resto di cui andremo a parlare. E in più, ovviamente, in tutto questo, sempre riguardante questo video, proprio per il discorso minutaggio, andremo a premiare ovviamente in primis gli abbonati che ci sostengono attivamente, ecco. Verranno presi sicuramente i loro commenti se commenteranno. Poi ovviamente non è detto che non ci siano commenti di chi non è abbonato, però sappiate che in primis verranno insomma scelti loro. Quindi se volete questa possibilità, ecco, abbonatevi a 1,99. Adesso ci sono anche, tra l'altro, altra novità, i video senza pubblicità. Quindi ogni video che facciamo c'è la versione per abbonati senza pubblicità. Noi abbiamo messo, non c'è monetizzazione, quindi potete vederli senza alcuna pubblicità, senza interruzioni che danno fastidio, e noi, da usufruitori anche noi di YouTube, capiamo la situazione. Partiamo subito e andiamo a vedere quello che ci avete scritto. Mauro Scarpa scrive: partita subito in discesa grazie all'espulsione del giocatore dello Spezia, gran partita di Quique Perez che sta tornando ai suoi livelli, mi è piaciuto anche molto Venturi, gran partita. Formazione di partenza un po' sorpresa, forse Stroppa sta usando le forze in vista di Palermo e Frosinone. Dopo queste 2 partite possiamo tirare le prime somme. Anche oggi 74% di possesso palla, ma si tira poco in porta. Questo sta diventando un problema cronico. Sempre, comunque, ovunque, forza Unione. Esatto. Sì. Dal sesto minuto, come abbiamo visto, c'è stata quell'espulsione che ha un po' condizionato tutta la partita. È diventata un'altra partita. Però bisogna dire che anche i primi 6 minuti, che non è che dicono tanto della partita, però comunque abbiamo cominciato bene la partita, belli forti, con un ritmo alto. Atteggiamento giusto. Anche, esatto, con quella cazzimma che chiedeva anche Stroppa. È vero. Partita. È vero. Sì, è già 2 o 3 volte che la cita, quindi... Sì, un aspetto che lui di cui tiene conto sicuramente. Poi si può dire che comunque, ovviamente, dopo l'espulsione e tutto, abbiamo dominato la gara, ma cosa che possiamo dire, facevamo anche nelle altre gare. Cioè, anche dove non erano rimasti in 10 i nostri avversari, non mi pare che ci siamo fatti mettere sotto, tranne nella Juve Stabia dove eravamo noi rimasti in 10. Esatto. Quindi è un po' una nostra prerogativa dell'allenatore quello. E sono arrivati i 2 gol, nel primo tempo, con Adorade su rigore, lì bravo a Aps che si procura quel rigore lì. Sì, poi tanta roba. Il secondo gol, Korac che la butta dentro di testa. Sì, lì bella azione. Ieri ho sbagliato a dire il gol non si sviluppa da punizione, però no, è come se lo fosse praticamente. Infatti, perché parte da angolo. Esatto. Dove Quique Perez la passa a Bjarkason la ripassa a Quique Perez che fa quel cross che è come se fosse una punizione alla fine. Bravo Eno qua a rimetterla in mezzo perché il pallone stava uscendo. Esatto. Bravo a rimettere in mezzo, e Korac da 2 passi la mette dentro. Tra l'altro Korac e Eno, quindi i due, Eno l'assist man, Korac l'autore del gol, entrambi subentrati al 45esimo, proprio nel secondo esatto dell'inizio del secondo tempo. Quindi ci ha visto lungo, però hanno inciso, bravo Stroppa, fortunato. Esatto, e poi il gol è arrivato al 54esimo, quindi dopo poco relativamente. Sì, poi tra l'altro avevamo anche sfiorato il gol, cioè sfiorato, era gol. Era gol. Abbiamo anche rivisto per
avere la sicurezza, il pallone entrava. Sì, era Quello già di Busio dentro intendiamo, su calcio d'angolo, il gol olimpico. Sì, lì veramente non so le regole cosa dicono, però se il pallone stava entrando era quasi dentro, comunque avrebbe Ma fatto l'ha toccata palo sulla e gol. riga, coso, un compagnone. Che poi ho visto qualcuno nei commenti che l'ha maledetto. Maledetto a nome di Busio, dire se fossi Busio. Vabbè. Effettivamente. Amen, dai, amen. Alla fine l'abbiamo vinta. Sì, infatti nel momento ero più dispiaciuto per Busio che Sì, l'avevano privato di quel gol bellissimo, perché poi ho detto, cioè, stavamo gestendo veramente bene la gara, avevo quella sensazione che l'avremmo pur sempre vinta. Ecco, però insomma andare sul 2-0 al primo tempo non era male. Poi con un gol così è ancora meglio. Sì, a parte che l'avrebbero però, dato comunque come autogol, forse, perché era anche un po' una papera del portiere loro che l'ha presa un po' così. Sì, però comunque dai, il gesto tecnico rimaneva, però vabbè, amen, è andata così. A proposito di cambi che stavo citando appunto, ce ne sono stati tanti ieri, ma dal primo minuto, oltre a quelli che sono entrati in corso di partita, tanti cambi, cioè ho qua l'elenco, Venturi in difesa al posto di Kovac dal primo minuto, Verco al posto di Franis, ma questo lo sapevamo nel pre-partita, perché in teoria Franic io ho capito che aveva un po' recuperato, non era così infortunato come pensavamo, invece a quanto pare neanche convocato. Oppure l'ha tenuto calmo a riposo anche per il Palermo. Può starci, allora sì, questo forse ha anche più senso, hai ragione. E no, fuori preferito, Biarca sono spostato a destra, con Busio da play preferito a Boine, che noi pensavamo che venisse schierato. Sì. Kike Perez in mezzo alla destra, Aps a sinistra, Bianca sono a destra, l'ho già detto, e compagno da seconda punta con Yeboah, questa non me l'aspettavo, in panchina. Però, anche rispetto a quello che hai detto tu, ha senso, cioè, ma preservarlo per Palermo. Esatto. Allora sì. Anche Stroppa nel pre-partita ha detto che ci saranno 3 partite, compresa quella con lo Spezia, importanti, e aveva bisogno comunque di fare un po' di cambio giocatori, sì. E comunque ne ha disponibilità, quindi ha fatto anche bene secondo me, anche per fare minutaggio a quei giocatori che non ne hanno avuto troppo spazio finora. Assolutamente, poi aveva già fatto un po' di turnover col Verona, così ha potuto vederli un po' messi all'opera, però effettivamente hai 3 giornate davanti, una già passata, perché comunque al di là di quello che diceva la classifica, lo Spezia, avete visto comunque a livello di elementi di singoli è una buona rosa. Sì. Non va sottovalutata. Adesso avremo Palermo-Frosinone che sono entrambe prime praticamente, sì. A 11 punti, quindi sì, sono 3 partite importanti e ha senso il ragionamento che ha fatto Stroppa, probabilmente di una attenta gestione del patrimonio che abbiamo in rosa, degli elementi, perché sono tante partite veramente tanto ravvicinate e non possiamo permetterci di mangiarci via tutte le energie. Sì, ha fatto comunque tanti cambi, però sono entrati tutti bene. Questo e sì. Ne abbiamo parlato meglio appunto nel video delle pagelle e abbiamo dato un voto a tutti, quasi tutti positivo. Quasi tutti, perché anche qualcuno che diciamo che anche tra gli autori del gol, ecco, non basta solo il gol per prendere un grande voto, ecco. La chiuderei qui. Sì, comunque dicevi, da queste poi 3 partite, da queste 2 in realtà che arrivano adesso, si capirà il reale valore di questa squadra, secondo me, la reale forza. Sì. E quindi sono importanti e in base a quanti punti raccoglieremo capiremo molto. E quindi per me la gestione di Stroppa in questo caso è rischiosa, tendenzialmente rischiosa, però per come si è messa ieri è andata bene, però insomma ha senso visto il momento, visto le partite ravvicinate. Sì, anche perché sono punti importanti sia per noi di avere 3 punti in più, ma anche a loro, toglierli a loro. Lo so esattamente, è questo. Sì, comunque sono partite decisive, cioè lo sappiamo già perché sono tra le 2, il Palermo sicuramente è la favorita. Sì, forse non me l'aspettavo, però sì, ci sta assolutamente. Al di là di questo comunque Mauro diceva tantissimo possesso, è vero, complice ovviamente l'espulsione di Vignali, però effettivamente dice non la buttiamo mai dentro, cioè creiamo poco effettivamente, tiriamo poco, ecco. Sì, questo è stato vero, perché i gol alla fine, se ci pensate, sono arrivati tutti da situazioni da fermo,
quando ti metti a riflettere su questo, cioè compreso il gol di Busio, Sì, da angolo. annullato, tutte situazioni da fermo, il primo su rigore, il secondo da angolo, non da È punizione come avevo detto ieri, quello di Busio da angolo direttamente. Sono situazioni che ti fanno pensare. Poi il rigore te lo procuri, quindi cioè, vuol dire fino a un certo punto questo, nel senso, comunque per procurarti il rigore vuol dire che arrivi tanto in area. Esatto. Quello non si può dire niente, secondo me. Cioè, anche a livello tattico, secondo me Stroppa ci vedo che prova a metterci la mano per risolvere questo tipo di situazione offensiva che effettivamente qualcosa manca. Perché ieri ha provato anche, soprattutto dopo l'espulsione, ma anche quando eravamo già sopra di un gol, Sì. ha provato una specie di 3-4-2-1, ho visto. Non riuscivamo tanto a capire che elementi facevano cosa in velocità, perché poi ci sono tanti interscambi, ma proprio era quella la chiave in realtà. Non far capire nulla all'avversario e tanto meno a noi che guardavamo. Perché ha provato una specie di 3-4-2-1 offensivo e a livello tattico sulla carta c'era Aps, Busio, Chicca Perez e No che formavano la linea di centrocampo con Aps e No esterni. Questo ovviamente nel secondo tempo, perché poi al posto di No nel primo ha provato ad adottare Compagnon, ma voleva qualcuno che andasse sul fondo, secondo me. Esatto. Per quello è entrato No, secondo me, ieri. Sì. Con Doumbia e Bjarkason che facevano praticamente da trequartisti, con Adorante punta. Secondo me questa era un po' la disposizione, soprattutto quella del secondo tempo. Aveva provato a fare la stessa cosa anche nel primo, con i vari elementi che aveva, ma coi cambi poi ha proprio... è diventata quella roba lì. Sì, perché insomma un gol non bastava, voleva chiuderla, sì, ci è riuscito, ma non credo come voleva lui. Sì, anche perché io ho notato, non so se è effettivamente così, però manca parecchio il fatto di andare sul fondo, perché tu hai due esterni, Aps l'ha fatto un paio di volte, anche No ci ha provato, forse non ci è riuscito troppo, però proprio la questione di andare sul fondo e metterla in mezzo sul secondo palo, quello dovrebbe essere un po' la chiave in attacco. Sì, cioè almeno è una soluzione in più, però in più non da la fanno sfruttare. mai. È vero, questo è vero che la fanno poco. Ieri vedevo che più che altro vedevo tanti cambi di posizione, interscambi tra esterno, trequartista nel secondo tempo, mezzali nel primo. Cioè, provavano a non dar punti di riferimento allo Spezia e scompaginare un po' l'assetto tattico, ma onestamente è vero che non è servito a niente, a chissà cosa, perché forse il discorso è sempre lo stesso, il fraseggio è ottimo, anche, devo dire, ieri anche più qualitativo delle scorse giornate. Sì, grazie a che Perez sicuramente. Che ha aiutato certamente, perché qualità tecnica ne porta valanga, su quello non si può dire niente, ma continua a mancare quello che diciamo già la scorsa giornata, forse anche prima. Manca l'ultimo passaggio, manca il tiro fatto bene, la verticalizzazione fatta bene che poi ti porta al tiro, perché anzi ieri quasi non manca il tiro perché ci arriviamo poco al tiro. Beh no, comunque da fuori ci ha provato Chicca Perez, devi arrivare, ho capito, però il fuori non mi interessa, no. il fuori può tirare chiunque, può tirare anche l'ultimo in classifica, non mi interessa che il tiro da fuori, poi puoi azzeccarlo, mi devi arrivare in area con la verticalizzare. E poi però a Dorante effettivamente se non gli arrivano palle... E poi ci lamentiamo tutti a Dorante e sono d'accordo, però anche lì va servito un po' di più, ma non riusciamo a servirlo bene perché appunto manca la giusta verticalizzazione, manca bene l'ultimo passaggio fatto bene. Ok, che bisogna trovare soluzioni da questo punto di vista qua, perché appunto ieri di fronte anche, ok, una difesa, c'è una squadra in 10, si difende anche bene, non vuol dire, anzi può solo difendersi, quindi è difficile scardinarla. Stroppa ci ha provato anche a ridisegnare un attimo la formazione, perché a volte può anche diventare un 3-4-2-1 in situazioni normali, ma ieri era proprio diventato un 3-4-2-1 vero e proprio, con disposizioni in campo ben chiare. Come dicevi tu, l'andare sul fondo di No probabilmente serviva anche quello per dare una soluzione in più di cross dal fondo. Aps lo poteva già fare. Effettivamente sì, questa è una soluzione che potrebbe aiutare, una cosa che potremmo fare un po' di più di quel che facciamo sicuramente. E tra l'altro Aps, piccolo spoiler, io spero
rimanga titolare, perché Sì. comunque ha fatto bene. Esatto, come avevamo detto, quando entra dal primo minuto fa molto meglio rispetto che quando entra dopo. Sacrificando un po' Assolutamente. Bjarkason, cioè in questo momento Eh, qua, cioè, onestamente parlando, ha fatto buone prestazioni da 6, 6 meno, 5 e mezzo, tranne la prima gara mi pare che è stato sì, eccezionale. l'unico. Bisogna un attimo, varie partite in corso, ecco, può essere un'arma in più, ma in questo momento preferirei avere in fascia degli Sì, esterni di piede giusto, ecco, Aps a sinistra e Aino a destra, che ha fatto anche lui bene. sì. E in generale bisogna migliorare gli ultimi metri, poco da fare. Poi molti effettivamente sono andati su questo punto, sui dubbi su Dorante che continuano nonostante il gol. Infatti anche Lucio Vettore ci ha scritto: non so se concordate, ma Dorante continua a non incidere nella manovra, oltre a non avere rigore a parte, vere occasioni da rete. L'attacco continua a preoccuparmi perché l'enorme mole di gioco e possesso palla non sfocia come dovrebbe in occasioni da rete. Ciao. Sì, no, è vero. A Durante, al di là del gol, purtroppo mi dispiace veramente Sì. dirlo, perché Sembra quasi di rivivere un po' l'anno scorso, poi Ampalo che non Mm. convince, poi Ampalo che non riesce a... Poi è arrivato Fila, anche Fila che non riesce, Maric che non riesce. Cioè sempre Madonna, manca cosa mi ricordo? qualcosa. Non volevo ricordarmi di Maris. Vabbè, comunque, sì, Scusa. no, perdonate, mi sa che anche molti da casa così sono tristi adesso. Sì, no, è vero che a Durante, al di là del gol, poca roba, poco servito, come abbiamo detto prima, Appunto. per carità. E infatti, al di là di quello, comunque, il voto del Pagello un po' rispecchia questo che abbiamo detto, ne abbiamo parlato anche lì, quindi se volete recuperatevi le pagelle, lì ne abbiamo parlato un po' più approfonditamente, ecco. C'è un po' più tempo per farlo, comunque sì, ne riparliamo lì meglio. E andiamo direttamente al commento di 7 ode. Se si scende in campo solidi, concentrati, senza pretendere di fare i fenomeni, le qualità nettamente superiori alla media della categoria emergono. Se l'atteggiamento visto oggi perdurerà, ne vedremo tante di queste vittorie tranquille, altrimenti ci sarà da soffrire come contro Cesena e Pescara. Nonostante i difetti che sono emersi nella partita, l'atteggiamento generale, che come sono scesi in campo, come hanno continuato poi a fare tutta la partita senza sconcentrarsi, senza perdere comunque attenzione, è stato un atteggiamento giusto nel complesso. È vero, sì. E Già mancava nei primi nelle ultime minuti, partite. già nei primi Sì. minuti quando non c'era ancora stata l'espulsione questo. Cioè, proprio vero. sono partiti bene, Bene. partiti forti, quindi su quello cosa. Ma Sì. forse non mancava neanche nelle scorse gare, onestamente. Però ieri meglio, eravamo partiti veramente forti, avevo quella sensazione che potevamo Sicuramente fare gol. sono partiti bene, ma hanno continuato poi a farlo. Insomma, probabilmente ha aiutato l'espulsione, il fatto che Certo, era facilitata da questa cosa, certo. ma non c'è stato troppo quel calo che abbiamo visto nelle ultime partite. Forse anche il fatto che abbiamo vinto contro il Verona gli ha dato quella voglia di Sì, un po' di andare morale, avanti. Esatto. Comunque pur sempre un derby, ok, che è in Coppa Italia, però comunque ci divertiremo a San Siro, sarà bello. Molto. E poi andrà come andrà, comunque ci andiamo. Sì, Ecco, è una roba che comunque fa morale ai ragazzi. E sicuramente, secondo me, ecco, per chiudere, se rimaniamo, come dire, un po' più umili, perché siamo partiti come una squadra che ha fame, no? Non di quella sono la più forte e amen. E in qualche modo vinco. Ieri secondo me siamo partiti umili, ma consapevoli della forza, perché rimaniamo forti anche se non ce lo diciamo ogni 3 secondi. E secondo me se manteniamo questo atteggiamento di ambivalenza, no? Tra siamo umili, ma allo stesso tempo sappiamo di essere forti, per me possiamo andare lontano. E la chiudo qua. Insomma, questo era quello che volevamo dirvi. Se volete commentare dicendo vostra, fatelo pure qua sotto, noi vi rispondiamo, vi leggiamo. Insomma, se volete potete abbonarvi, così vi recuperate le pagelle dove abbiamo parlato un po' più dei singoli. Ecco, abbiamo avuto un po' più di tempo, perché sennò appunto il video diventa di 60 ore. Sì. Quindi ecco, meglio dividere, ha più senso. E attivate la campanella per non perdervi nessun video. Ci vediamo tra pochissimo, perché nel post partita di martedì con esatto, è sempre Forza Venezia. È sempre Forza Unione.